Ecco, che le posso dire? So, veniva fuori in Johnson, ecco, Gary Cooper sembrava di vedere, capisci? Capisci? So, voglio dire, in Johnson, veniva fuori in scene eccezionale, il pittore Cavaradossi, insomma, ecco, non è inutile che sia di tutti questi grandi personaggi che ha interpretato. Era veramente metà successo assicurato, perché il pubblico come lo vedeva era una cosa fenomenale. Venendo poi da una scuola anche di vecchi cantanti che non erano molto ben curati, come un giusto grassocci, piccoli, insomma, non tanto belli così, voci eccezionali, magari così. Presentarsi Franco Corelli, 1,85 m, vestito magro, bel ragazzo, vestito, capisci, con dei costumi, era veramente una cosa, un piacere vedere. Poi a questo si aggiunga la perfezione della tecnica vocale. Ma tutto nel senso, veramente era un piacere sentirlo, che le posso dire? Ecco, il conoscitore della vocalità sapeva, ecco, adesso godo perché so che c'è quella data nota e deve essere così, e lui gliela faceva così. Capisci? Ha capito cosa voglio dire? Capisco. Ecco, questa è Volevo parlare delle signore, delle donne che hanno cantato con voi. Le grandi cantanti. Beh, penso tutte. un po' tutte. Per esempio, nel teatro lirico, dove le rivalità sono molto spiccate, soprattutto in campo femminile, un grande tenore e un grande baritono finiva alla fine per parteggiare nelle mitiche rivalità fra due prime donne o no? Le donne a un certo momento, devo dire la verità, Dove qualche volta qualche graffio Corelli, non era soltanto cantare con simbolico. Corelli, insomma, dovevano soffrire. Dovevano soffrire perché, capisci, prima di tutto aveva dei fiati strepitosi, quindi si dovevano un po' adattare alle sue enormi possibilità, no? E poi la vocalità, la grandezza, la potenza della voce, quindi, capisci, insomma, sì, dovevano cantare con Corelli, quindi Corelli ha cantato con la Callas tantissimo, no? Si sa bene che cosa è successo a Roma, adesso non vogliamo ricordare dopo la famosa norma. La famosa norma, no? Sì, le scuse qui, là, su e giù, ma cos'era? Era il grande, enorme successo che aveva avuto il tenore Corelli nella prima aria, nella prima uscita. Lui Posso dice che non è chiederle vero, conferma? ma è la verità, Posso è la chiederle verità, conferma? è la verità. A che atto eravate? Ricordiamo per i telespettatori che fu una famosa inaugurazione dell'Opera di Roma con Norma e col presidente Gronchi in sala. Col presidente Gronchi in sala, nella quale Franco Corelli era Pollione e Maria Callas era Norma. A un certo punto Maria Callas esce di scena, fa un certo scandalo e cosa successe? Dunque quello che è successo dietro le quinte è una cosa un po' difficile a raccontare, però il perché non si sa proprio bene. Cioè, lui dice adesso una cosa che no, lei... non è la verità, Franco, è la verità. Voce di popolo, voce di Dio, però non so, non vorrei dire delle cose poco simpatiche, però potrebbe anche essere questa una versione, diciamo. Comunque io so che Maria Callas poi insistette tanto, rimase nel suo punto, che cominciò a alzare la voce, cominciò a sbattere le porte, cominciò a fare così, specialmente a gridare che la voce se ne andò sul serio. Voglio
questo punto vorrei fare un salto in avanti, arrivare all'oggi. Qual è oggi il suo rapporto col teatro, col canto, eccetera? Ma il mio rapporto, io ancora oggi faccio qualche cosa di interessante, diciamo, come ad esempio le televisioni in Germania non ci hanno, che non vado, sia a Monaco che a Berlino. Partecipo ancora a dei concerti in America, canto cose diciamo un po' più facili perché indubbiamente nella mia carriera ho cantato tanto, cioè non è che abbia cantato tanti anni, però ho dato tanto in questi anni, un repertorio anche molto difficile. Molto difficile. Un repertorio che mi lasciava sempre, mi teneva sempre teso, costantemente teso, non solo alla recita, ma prima della recita, la notte prima, la notte seguente, un insieme di cose che erano piuttosto difficili. Lei è sempre preso sopportare. emotivamente il rapporto esatto. col teatro, sì? Sì. Molto Sì. emotivamente, sì. E lei anche, Guelfi? Sì, ma sa, vede, Forse c'è lui questo un pochino meno di lui, sì, ma è vede, vero. le premetto una cosa, la voce del baritono e cantare da baritono, creda, è molto più facile. Si dedica anche all'insegnamento? Cioè io do qualche consiglio più che altro. Siccome adesso è un momento, penso, di generale, non voglio dire cose antipatiche, ma penso che sia un momento di generale sbandamento, e qualche consiglio penso che sia utile. Senta, perché diceva un momento di generale sbandamento? Ma non so, non saprei dire questo il perché, ma comunque io leggevo pochi giorni fa un libro di Viñas, che è stato un grande tenore spagnolo, e questo era un libro del 1927, e Viñas diceva in un suo scritto lì, che anche allora, in quell'epoca, che era un'epoca fiorente ancora come cantanti, no? Che allora c'era già venivano a mancare le voci rispetto alla generazione precedente. Guardi, ogni generazione credo che il canto diminuisca il numero dei suoi accoliti, dei suoi cantanti, perché non so se oggi veramente le persone che hanno voce amano cantare, amano studiare, non lo so, qualche cosa c'è. Non so se dipenda proprio dalla natura vocale che non esista più come una volta, oppure dipende dai maestri che non sono, diciamo, più in grado di incanalarli nella giusta strada, non lo so da che cosa dipende, in verità non so. Il direttore d'orchestra che capisca. O forse oltre anche il direttore. Mi pare di capire Però che avete un c'è- giudizio abbastanza critico sulla maniera odierna di fare del teatro lirico. Perché? Ma io credo che sia un giudizio piuttosto giusto, diciamo. Sì, questo. non lo discuto, ma perché critico? Qual è oggi perché prima di tutto la lacuna mancano, principale? Diciamo? mancano le voci, mancano i cantanti, I maestri. tenori, baritoni, soprano, non ci sono più come una volta, bassi. Una carenza spaventosa di bassi. Senta, lei prima diceva io ho cantato molto in vita mia, diceva. Cioè, Infatti lei ha avuto un grande repertorio, Sì. ha cantato moltissimo anche come numero di recite, eccetera. Ma non le sembra che oggi i cantanti di oggi cantino addirittura troppo? Beh, io non so, io credo che anche noi cantavamo molto. Ma io, Franco, direi Tu che cantai più di me. Sì, io canto più. Ma Come io recita. direi che non che cantano troppo, Esatto. e cantano non un repertorio giusto per la loro Adatto, voce molte sì. volte. Non È adatto. uno sbaglio, cantano un repertorio non adatto alla loro, alla Senta, loro Guelfi, vocalità. vogliamo uscire un attimo dalla diplomazia, vogliamo fare dei nomi? No, nomi no. Comunque continuiamo Ma così. Se provoco io, posso farli? No, perché poi noi non potremo più parlare. Sì, è Chiaro. vero. Beh, i giudizi d'altra parte li dovete dare voi, non io, però una No, cosa ma che questo- sorprende. quello che le stavo dicendo era proprio mantenersi nel proprio repertorio, cioè io ho un tipo di voce lirico spinto, drammatico, tenore leggero, canto il mio repertorio. Esatto. Ecco, e allora si dura molto, possono durare molto e possono mantenere una certa linea di canto. E quando tu hai una voce di tenore lirico e poi mi canti il repertorio drammatico, sei costretto per forza a non cantare più molto Lei bene e deve a avere in forzare la mente voce. qualcuno che potrebbe fare Butterfly che viceversa ha fatto Otello, ma lei non vuol dirmi chi è. Ma Ma no, perché sì, no, perché questo è un tenore di cui anche, non si può dire stima, quando uno fa un grande successo, lei ho capito a chi allude. E devo dire la verità che, per essere sincero, che lo preferisco in Butterfly che non in Otello. Senza fare Quando nomi, dicevo è che oggi giusto. si canti troppo, è una domanda che vi pongo. Cioè stupisce, sorprende questo frenetico andirivieni di celebri cantanti
che cantano un giorno una latitudine, Sì. il giorno dopo un'altra latitudine Senza e provare. mezza giornata. Le prove quando le fanno? Appunto, senza provare. Io stavo raccontando a Franco, appunto, quando abbiamo fatto delle opere abbiamo provato 20 giorni, un 25 mese, giorni, sì. 25 giorni di prove. Vero. Io mi ricordo tantissime opere che ho cantato con lui, con Del Monaco, con Filippeschi, tante produzioni anche nuove. 20-25 giorni fermi sulla piazza a provare. Oggi Perché il cantano a cantante oggi Londra, si poi rifiuta di provare? poi cantano alla Scala il giorno dopo. Esatto. Perché oggi il cantante prova meno? Perché Uno altri spettacolo impegni. viene preparato Altri meglio. impegni, altri impegni, c'è pochi cantanti e non sanno come supplirli. Ma Come- diventa come- un limite a un certo punto. Ma perché una volta c'era ancora dei paragoni più diretti, c'erano Sì, ancora dei c'erano paragoni più diretti. diretti. Allora si doveva veramente preparare meglio. Oggi Lei si crede fanno- che ci sia una diminuzione nella preparazione anche tecnica del cantante, senza fare i nomi, di oggi rispetto a quelli di una generazione precedente o di altre generazioni precedenti? Se noi escludiamo quei 2 o 3 cantanti che stanno sulla cresta dell'onda, il resto penso di sì, che non ci sia molta preparazione. Quelli che stanno sulla cresta dell'onda indubbiamente hanno una preparazione Chi tecnica stima abbastanza particolarmente buona. lei oggi? buona. Chi stima lei oggi particolarmente? Ma non so, la mia stima per determinate cose, logicamente i tenori sono 3, sono tenori, io parlo del campo Parliamo tenorile dei perché tenori. il mio campo c'è, come si chiama, Pavarotti, Domingo e Carreras, sono i 3 tenori, diciamo, più importanti. Anche loro purtroppo fanno un repertorio un po' strano, un repertorio non troppo consono, non troppo ortodosso alle loro qualità. I rapporti con i direttori d'orchestra come sono? Beh, vede, ognuno di noi ha delle proprie difficoltà vocali, io specialmente le avevo perché è una voce piuttosto... avevo una voce difficoltosa, ecco, una voce che mi ha dato sempre da pensare, una voce che mi ha dato sempre da studiare. E logicamente c'erano dei direttori con i quali cantavo meglio, ed altri con i quali non potevo assolutamente cantare. Da cosa dipende questo poter cantare meglio o non poter cantare addirittura? Prima di tutto dipende che se un direttore gli fa il cappello, diciamo, come nell'Aria del Fiore, ad esempio, sono 5-6 battute, se lei sente il direttore suonare bene, dare vita, dare anima all'orchestra, lei canta, lei attacca bene. Gardez toujours sa douce odeur et pendant des heures entières sur mes yeux fermant Frequenta il teatro? No. No. Non è interessante. Io ho frequentato sempre poco il teatro, però Sì. l'ho frequentato per le voci interessanti. Interessante. Quando c'era una voce interessante andavo perché mi interessava di vedere e sentire. E studiare sopra. Certo, assolutamente. Oggi in verità sì, sento delle belle voci, ma che io abbia una grandissima soddisfazione no.